Amore, non vedo l'ora di andare a vedere la Wunderkammer del castello di Ambas a Innsbruck. La Sara e la Luisa mi hanno detto che è bellissimo. Temo ci sia stata un'incomprensione. In che senso? Io non ho mai parlato di Ambas. Ho detto che ti avrei portato a vedere qualcosa di creato, come una Wunderkammer o Camera delle Meraviglie. Ma siamo a Innsbruck. Ma io voglio portarti a vedere i mondi di cristallo del Museo Swarovski. Ti piacerà. È tutto colorato e sluccica. Luccica? Sluccica. Il mio istinto da gazzaladra mi dice che si può fare. Comunque in tutto ciò voi non lo sapete, ma qui c'è un gatto. In realtà mi piace l'idea di costruire una specie di museo o esposizione seguendo il concetto di una Camera delle Meraviglie. E non ce n'è una sola, ma ben 18, tutte concepite da artisti diversi. Oh, d'altronde Swarovski se lo può permettere. I mondi di cristallo sono in pratica una grossa autocelebrazione costruita per il centenario di questa storica ditta. Daniel Swarovski era solo un tagliatore di vetro e gioielliere, quando nel 1895 inventò una macchina da taglio che incrementò la velocità di produzione nella lavorazione dei cristalli. Da allora la ditta da lui fondata si è espansa tanto che oggi produce gemme sia sintetiche che naturali, lampadari, gioielli, ottiche e quasi qualunque altra cosa collegata al cristallo. Qui ai mondi di cristallo veniamo accolti all'arrivo da un grande gigante verde e lasciamelo dire, è spettacolare. Lo è davvero. E anche la storia che hanno inventato per lui, sebbene molto classica, è evocativa. Me la racconti? Si racconta che questo gigante abbia girato il mondo per raccogliere conoscenze e tesori e alla fine si sia fermato qui, custodendo dentro la sua testa tutte le cose preziose che ha radunato. E allora entriamo e andiamo a vedere cosa ha collezionato il gigante, no? Certo, andiamo. Amore, qui è Natale, c'è la neve? E c'è anche un freddo cane. Andiamo avanti, che tu sei in maglietta e poi ti ammali. Amore, qui hanno anche una sala con i costumi che i grandi artisti hanno usato sul palcoscenico. Guarda, quello è il vestito usato in Rocketman, il film su Elton John. E quello è uno dei vestiti di scena di Cher e ci sono anche le scarpette rosse di Dorothy e la scarpetta di cristallo di Cenerentola. Lì invece ci sono le repliche del guanto di Michael Jackson, del vestito di Marlene Dietrich in Venere bionda e di quello di Marilyn quando ha cantato tanti auguri al compleanno di Kennedy. Passerei la giornata in questa stanza, ma voglio andare anche a vedere la camera lampadario del dolore, quella creata da Yayoi Kusama. Ammetto che non ho idea di chi sia questa Yayoi. A vederla è una pazza scatenata, perché sai, a 94 anni, con in testa una parrucca rossa e vestita in sgargianti abiti a pois, non è che una può sembrare proprio normale, ma il punto è che non solo sembra matta, ma lei è davvero, o almeno lei crede di esserlo. Ed è un artista? È una delle più grandi artiste viventi. Ha lavorato con tutti, da Warhol, ai cui parti si drogava come un caimano, fino a Fontana. Quindi fa quelle opere moderne che io, pur avendo fatto l'artistico, non ci capisco un tubo, giusto? Giusto, però le sue sono colorate, divertenti e spesso esteticamente piacevoli, quindi io le adoro. Davvero non hai capito chi è? È quella che fa le zucche coi buchi. E il senso quale sarebbe? Non ne ho idea, ma non posso certo aspettarmi di capire che cosa passa per la testa di una che sente i fiori e le zucche che le parlano, amore. Ma hanno cominciato a parlarle prima o dopo i party di Warhol? Incredibile ma vero, ma la risposta è prima. Pensa che si è fatta ricoverare volontariamente in un ospedale psichiatrico nel 1977 e da allora non ne è più uscita se non per andare nel suo atelier.
Qui niente da dire, ha fatto un lavorone. Questo lampadario specchiato all'infinito è stupendo da vedere. L'infinito è proprio uno dei temi portanti della sua arte, sai? Pois che si ripetono e si ripetono e si ripetono all'infinito. Louis Vuitton ci ha pure fatto una collezione con i suoi pois. Guarda, Cri, adesso c'è un'altra stanza con costumi e accessori per spettacoli. Sbavo tantissimo. E come se non bastasse, alla fine del giro, come in ogni museo che si rispetti, c'è lo shop. Ah, per fortuna che tu non sei il tipo da collane, orecchini o chincaglierie varie. Quindi non credo che qui ci interessi molto. Vero, Cri? Cri? Perché ti sei fermata? Amore, non senti anche tu il forte bisogno di possedere un Millennium Falcon tempestato di Swarovski? Vorrei dirti di sì, ma ho appena visto Batman e la Batmobile. Siamo riusciti a fuggire dallo shop ingoiando la carta di credito prima di arrivare alla cassa e adesso ci rilasseremo un po' nel parco. C'è questa enorme installazione che si chiama Nuvola di cristallo con vasca a specchio. Sembra divertente. La nuvola non è tanto divertente in realtà, ma la vasca sì. Si possono immergere le mani e l'acqua le fa scomparire. Magia! E poi c'è anche un giardino alpino e un labirinto che sembra bello, ma oggi è chiuso. Vabbè, peccato. Ci possiamo rifare facendo un giro sul carosello, va bene? Va bene, la giostra mi piace, ma per Natale il Millennium Falcon? Per tirare le somme sulla nostra giornata al Museo Swarovski possiamo dirvi che consigliamo una visita a chiunque passi da queste parti, anche se non siete appassionati di arte moderna o dello Swarovski in generale. Le installazioni sono davvero tantissime e molto varie e ti danno la possibilità di immergerti in mondi meravigliosi e sognare. Quindi, perché no? Tu cosa dici? Il Millennium Falcon. Ti sei bloccata? Il Millennium Falcon. Hello? Il Millennium Falcon. Va bene, adesso cerchiamo di rimediare. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi, mettete un bel mi piace, lasciateci un commento, date un'occhiata al nostro blog e agli altri nostri social. Ciao! Il Millennium Falcon.